Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Alien. Si tratta in particolare di quella che viene chiamata romanzazione oppure novellizzazione di un film. Cosa significa? Che successivamente alla produzione cinematografica della saga si è deciso, in particolare l'autore Alan Dean Foster, ha deciso di partecipare a questo progetto per la scrittura di un romanzo ufficiale, di una saga di romanzi ufficiali che riprendessero non solo i singoli film, tant'è vero che esistono tantissime novellizzazioni di Alien che vanno a prendere punti specifici e proprio perché sono ufficiali hanno la possibilità di reintegrare tutto ciò che magari a livello cinematografico si è deciso di modificare o di rimuovere. Vi spiegherò meglio andando avanti, voglio premettere però che per questa recensione non è necessario che voi conosciate il mondo degli alien e non andrò a fare spoiler o comunque non darò per scontato che voi conosciate la saga, quindi non vi preoccupate a riguardo, io sono strafissata come si può vedere anche dalla maglietta. Per me sarà un po' uno sforzo, però ci tengo perché ovviamente non è un genere che piace a tutti o comunque magari i film hanno un pochino la loro età, soprattutto i primi, quindi ci può stare che magari non siate ancora andati a riscoprirveli. La nostra storia è ambientata sulla nave spaziale di cargo Nostromo, che è una nave semplicemente per il trasporto di, in questo caso mi sembra di oro. In particolare hanno concluso la loro missione, quindi l'equipaggio si ritrova nell'ipersonno in direzione di ritorno verso la Terra quando vengono svegliati perché Madre, che è il computer centrale della nave appunto, ha trovato un segnale che potrebbe essere un SOS. In realtà è un segnale sconosciuto, di fonte sconosciuta, significato sconosciuto, ma per le clausole del contratto della compagnia qualsiasi cosa che possa essere un possibile segnale di aiuto deve essere se non altro controllato da una qualsiasi nave di qualsiasi tipo. Durante la prima visita sul pianeta per riuscire a trovare il segnale che riescono a trovare, un membro dell'equipaggio viene attaccato da un parassita e viene fatto l'errore di permettere a questo membro dell'equipaggio con questo parassita sulla faccia di tornare sulla nave. E da qui diciamo che non sarà per niente rose e fiori. È una storia veramente avvincente che a me piace tanto. È ovvio, io parto biased. Questo non mi ha impedito di essere molto oggettiva nella mia lettura e anche nella mia analisi adesso. Infatti una critica che posso fare ed è un misto tra una critica e un avvertimento. Le prime 70 pagine circa, 70 su un totale di 242 pagine, sono un po' noiose, sono un po' lente. Dovete riuscire a superare quelle prime 70 pagine. Io da lettore è una critica che mi sento di fare. Allo stesso tempo mi sento anche di contestualizzarla perché non è che sono noiose intrinsecamente, cioè perché quello che dicono non è interessante, ma perché il libro segue le stesse identiche tempistiche del film. Il film nasce molto lento perché proprio ti vuole far entrare in un clima di immersione. Il che è molto bello, è anche giusto, è interessante, però a livello di scrittura invece non ti ci trovi così tanto immerso, parzialmente. Il gigantesco complimento che mi sento di fare è che spiega bene o male tutto, inserisce molte più nozioni sulla struttura degli alien, sulle ricerche che sono state condotte dietro agli alien per creare a livello poi cinematografico, ovviamente, ma a livello di concept, lo xenomorfo. Ed è bellissimo perché queste informazioni non ci arrivano casualmente, ma arrivano con la logica. E sempre con la logica capiamo anche come potrebbe andare avanti la storia. Man mano che la leggiamo ci vengono dei dubbi in alcuni punti e quei dubbi a rigor di logica avremo poi ragione andando avanti ed è bellissimo quando riesci, perché non è il fatto di ho indovinato che è il maggiordomo, ma è la consapevolezza di dire beh cavolo, io di questo non mi fido tanto, magari succede qualcosa, magari fa qualche casino dopo, succede casino dopo, non è che è stato quello lì di cui non mi fidavo tanto. Quindi un rapporto proprio quasi umano. Poi a livello di fantascientifico è tutto abbastanza realistico nei limiti di quello che può essere. La figura dello xenomorfo appunto è estremamente geniale perché è basata su
tanti realistici elementi, alcuni di meno, cioè vabbè, me ne viene in mente uno che però non descriverò, ma penso lo sappiate tutti, è proprio il primo che viene in mente. Uno in particolare non esiste qualcosa da cui è stato preso spunto del mondo animale, e invece in altri lo xenomorfo nasce proprio da alcune ispirazioni del mondo animale. Quindi si è anche creato un esemplare che è semi-realistico nel suo personale contesto, ovviamente, della sua storia. E quindi a me è piaciuto tanto. Tra l'altro è proprio un bel libro fantascientifico, bello studiato, fatto con logica, proprio anche interessante, che ti intrattiene, e una piccola aggiunta con un ottimo personaggio principale femminile, che non è semplice da vedere, soprattutto in questi contesti. Quindi vedere una bella donna forte, intelligente, intraprendente, coraggiosa, in un ambito poi fantascientifico, quindi con un alien, con uno xenomorfo, eccetera, è assolutamente geniale. Quindi, concludendo, io mi sento tantissimo di consigliarvelo. È vero, dovete riuscire a superare quelle 70 pagine, va liscio, che è una meraviglia. È anche vero che io l'ho iniziato a leggere in un periodo in cui non stavo tanto bene, infatti ci ho messo quasi 2 settimane a leggerlo, che per i miei tempi è veramente tanto, perché non stavo tantissimo bene, quindi può essere dato anche da quello. Ovviamente io non sono infallibile, però vi dico, se lo iniziate a leggere e vi capita, vedete che un pochino vi annoia all'inizio, provate a dargli ancora un pochino una possibilità, perché potreste perdervi una bella chicca, secondo me. Adesso vorrei parlarvi brevemente del film che ho visto tantissime volte, e non servo io per fare una critica cinematografica al film in particolare. Ciò che vi posso dire però, sia riferito al film stesso che in confronto al libro, dove invece posso darvi informazioni in più, perché non so quanti ci siano effettivamente su YouTube che ne abbiano parlato in italiano, soprattutto. Ovviamente il film è un capolavoro e lì non ci piove. In realtà, appunto, il collegamento che facevo delle prime 70 pagine con il film è anche legato al fatto che il film è estremamente lento, ragazzi, cioè è la prima volta che lo vedi è potenzialmente noioso. Devi proprio essere nel mindset giusto, nella testa giusta per guardartelo con calma, perché altrimenti non te lo godi. Le principali differenze in queste, appunto, tempistiche nascono perché il film ovviamente ha subito delle modifiche dallo script iniziale e da quello che era proprio il concept iniziale. Un elemento che mi viene in mente è il fatto che inizialmente Ridley Scott volesse creare un rapporto tra Ripley e Dallas, addirittura nello script si era pensato di inserire una scena di sesso. Poi successivamente questa non è stata nemmeno mai registrata, perché si è deciso di lasciar stare, di andare avanti, di non concentrarsi su lì. Nonostante ciò, sia nel film in modo più subdolo, sia nel libro, che lo vedi un pochino più apertamente, semplicemente perché hai la possibilità, per come è scritto, ti vengono dati più dettagli, c'è comunque questo dubbio che possa esserci una tensione tra i due. Non solo, però ci sono degli elementi che, studiandoteli dopo, cioè io facendomi ricerche ho scoperto questa cosa di Ripley e Dallas, ci sono degli elementi però che, se avete visto Alien al cinema o se l'avete visto su un qualche sito di streaming, probabilmente vi sarete persi e potrete ritrovarli nel libro, cioè tutte quelle scene, non tantissime, però quelle scene che sono inserite nei Director's Cut, nell'edizione del 2003 fatta da Ridley Scott, che non trovate in realtà sui siti di streaming. Ma la più grande differenza che io mi sento di descrivere tra il film e il libro è che nel film ci sono davvero molti passaggi che sono non forse nel vero senso della parola buchi di trama, ma comunque dei passaggi mancanti, delle scene mancanti, dei momenti che tu vedi tagliati e ti viene il dubbio di come si sia arrivati lì. L'escalation manca completamente, e invece nel libro è tutto perfettamente collegato. Ovviamente questo non va a cambiare la percezione completa della storia, perché alla fine
quella che potremmo definire the big picture, quindi il concept, la storia a grandi linee è identica, i punti salienti sono identici, però nel libro vengono costruiti, nel film semplicemente avvengono. Detto questo, quindi, cosa dovreste, secondo me, vedere prima? Io vi consiglio prima il film e poi il libro, perché il libro nasce di per sé come un ampliamento del film e nasce come un riempimento anche di tutti quei buchi che ci sono nel film stesso, e in più avete quel vantaggio di sapere come è fatto lo xenomorfo, come è fatto il facehugger e via dicendo, quindi tutti quegli elementi che vengono descritti ma che non potreste mai immaginarvi basandovi solo sulla descrizione. Detto questo, fatemi sapere voi che ne pensate, se l'avete letto, se lo leggerete, se l'avete visto, se lo vedrete, che cosa ne pensate della saga. Vorrei tantissimo, andando avanti, recuperarmi tutti i vari romanzi, quindi spero di riuscirci e spero che questa diventi a sua volta, diciamo, una piccola saga del canale. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.